Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per presentarvi un prodotto che mi è stato inviato dalla Hotwave. Questa azienda produce appunto smartphone. In questo caso vi sto presentando il modello Hotwave, naturalmente W10 Pro, versione Pro. Questa è una cosa importante perché comunque dalla versione standard 10 sono stati riportati parecchie migliorie. Naturalmente vi chiedo come sempre di iscrivervi al mio canale, mettere un pollice in su se vi è piaciuto il video e attivate sempre la campanella per essere sempre aggiornati sui miei prossimi video che presenterò. Come dicevo, adesso procediamo con l'unboxing. Naturalmente metterò sovraimpressione tutti i dati tecnici, così potrete mettere un secondo in pausa e visualizzarli con molta calma, perché comunque sono tanti dati e non vorrei che qualcuno me lo dimentico e quindi non ve lo riporto durante il video. Va bene? Procediamo allora, via! Allora ragazzi, effettuiamo l'unboxing. Naturalmente Hotwave, confezione sempre bellissima. Qui diciamo levato il primo coperchio, notiamo le certificazioni, quindi IP68, IP69K, e questa sarebbe una certificazione militare, quindi da derivazione militare STD 810G. Questo qui, informatevi su questo qui, è molto importante, appunto, che potrebbe essere una cosa abbastanza interessante. Allora ragazzi, questo è appunto l'Hotwave W10 Pro. Possiamo vedere subito il grande schermo. Abbiamo un 6 pollici e 53 con appunto una risoluzione HD. L'avvicino un pochettino. Adesso vi faccio vedere una cosa molto importante: le dimensioni, lo spessore. Questo Hotwave è così perché appunto al suo interno c'è una batteria da 15.000 mAh, quindi non si parla quasi più di smartphone, ma quasi di power bank. Infatti da questa parte c'è lo sportellino che appunto c'è al suo interno l'USB di tipo C, come potete vedere, che questo non è solo in entrata, quindi solo per la ricarica, ma anche in uscita, cosa un po' difficile anche da vedere su smartphone, perché appunto grazie alla sua grande batteria può funzionare anche da power bank. Quindi se dobbiamo alimentare per urgenza una fotocamera, questo funziona proprio come un power bank, né più né meno. Guardate, questo forellino piccolino invece è il microfono. Mi raccomando, sempre qui chiudiamo bene questi sportellini, perché se no l'IP68 è inutile. L'IP68 è grazie a questi sportellini che sono impermeabili, che lo rendono impermeabile. Possiamo notare tutta una gommatura esterna sugli angoli. Questa non è una cover, è una vera e propria gommatura. Da questa parte infatti abbiamo lo stesso metodo, quindi con lo sportellino appunto impermeabile, nasconde lo slot della SIM card. Naturalmente oltre alla SIM card, questo qui si può aggiungere anche una memory card per l'espansione di memoria fino a 1 tera. Quindi anche se la memoria, la ROM, non è eccessivamente importante, la possiamo espandere, quindi non c'è nessunissimo problema. Da questa parte invece notiamo un altro sportellino col segno delle cuffie, quindi da questa parte qui si può mettere la cuffietta. Ricordiamo sempre di chiudere bene. Invece frontalmente troviamo una fotocamera da 5 megapixel. Da questa parte invece troviamo la fotocamera posteriore. Questo invece è 20 megapixel, quindi è anche una cosa abbastanza importante. Da questa parte troviamo i due LED che fanno una luce quasi a giorno, molto buona, devo dire la verità, è fatto veramente bene. Su quest'altro lato invece troviamo il volume più e meno, l'accensione. Adesso accendiamo
il telefono, vediamo come funziona questo smartphone. Ho impostato il riconoscimento facciale, così vediamo subito la velocità. Subito l'ha fatto, avete visto? Lo ripetiamo, spento. Questo simbolo significa qua sotto riconoscimento facciale. E è andato subito in sblocco. È abbastanza fluido, come potete vedere, è molto fluido, vedete? Diciamo che io ho già impostato anche qualcosina, qualche gioco, c'è Google, vedete? È abbastanza rapido, non possiamo lamentarci. Vedete come è fluido? Naturalmente bisogna dare pure il tempo di ricaricarlo, di caricare tutto quanto l'articolo. Naturalmente abbiamo questa luce appunto on e off. La funzione SOS, questo è già impostato proprio dalla fabbrica, queste sono impostazioni di fabbrica. Allora ragazzi, adesso direi di fare un test e provare questo bello smartphone con YouTube e fare una prova audio e una prova video. Naturalmente mettiamo il classico video test 16 noni, così vediamo un attimo anche come si vede in varie angolazioni, ok? I colori rimangono abbastanza nitidi, il capovolgimento fa molto velocemente. Il display direi che è abbastanza buono. Sì, molto soddisfacente. Dobbiamo sempre tener conto che questo è un entry level, quindi non possiamo dire che non è buono come prestazione. Ok, io direi di chiudere qua e passiamo alla prova successiva. Ragazzi, come per incanto sono apparsi i miei due bambini, Christian e Nicolò. Perché ho chiamato loro in aiuto? Perché adesso vorrei fare il test con un videogioco. Siccome io non sono molto pratico, non me ne intendo molto, per vedere se appunto se questo smartphone ha dei bug, quindi pertanto ragazzi metto in mano loro e vediamo appunto come si comporta questo Hotwave W10 Pro. Allora ragazzi, adesso in un quadratino piccolino metteremo le nostre immagini e registreremo direttamente dal monitor la gara che questa volta la farà Christian. Io e Nicolò faremo soltanto da spettatori questa volta, va bene? Ok?
diciamo che è abbastanza fluido il gioco, anche se molto pesante. Asphalt 9 solamente per caricarlo ha impiegato qualche minuto, devo dire la verità, perché comunque stiamo parlando di un gioco, penso uno tra i più pesanti che c'è in giro. Non vedo bug, anzi è abbastanza fluido. Ragazzi, il videogioco, abbiamo fatto una piccola parte del videogioco, pare che non ha bug, però naturalmente stiamo parlando di uno smartphone entry level. Questo attualmente è venduto dai 198 ai 223 euro su Amazon. Io proverò a farmi dare un codice sconto naturalmente per chi mi segue, non so di quanto e non so per quanto durerà, quindi poi per qualsiasi cosa comunque contattatemi. Io, se posso, chiederò alla Hot Wave di prolungare o rinnovare il codice sconto. Allora ragazzi, mi pare di aver detto tutto quanto. Naturalmente iscrivetevi al nostro canale, lasciate like e mi raccomando, attivate sempre la campanella per essere sempre aggiornati sui miei prossimi video. Da Cristian, Nicolò e Leonardo è tutto. Ciao a tutti ragazzi! Ciao.